Aggiornamento molto importante di calciomercato Inter perché si è aperta ufficialmente la settimana che getterà le basi del mercato estivo dell'Inter e quindi della stagione 24-25, quella in cui bisogna difendere lo scudetto sul petto e alzare l'asticella, come stanno dicendo un pochino tutti all'Inter. Questo martedì allora andrà in scena il faccia a faccia tra Simone Inzaghi, la dirigenza, la nuova proprietà del fondo californiano Oaktree, un vertice in cui si fa il punto della situazione sul progetto Inter, ci sarà modo di conoscerci, ci sarà soprattutto modo di discutere delle strategie di mercato per quest'estate e quindi della rosa, ruolo, per capire a che punto siamo e che cosa bisogna fare. Da lì, da questo vertice, prenderà il via il mercato, quindi con delle operazioni che la dirigenza dell'Inter ha già impostato in queste settimane, perché si è lavorato molto, si è già fatto molto e si sta quindi sfruttando adesso un grande vantaggio che l'Inter ha avuto rispetto alle rivali in termini di programmazione. Quindi ora va capitalizzato al meglio, ora va concretizzato il tutto. Facciamo allora un punto totale su quello che possiamo aspettarci dal primo mercato estivo dell'era Oaktree, che cosa può succedere, quali sono le linee guida e lo facciamo in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito subito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrizione al canale con il click sul tasto iscriviti. Questo contenuto è diviso in 3 parti. La prima parte iniziamo dalle premesse del mercato, la seconda parte andiamo ad analizzare la rosa, ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, con i nomi in entrata e in uscita e poi considerazioni finali con dei dettagli, secondo me, assolutamente da non sottovalutare. Partiamo quindi dalle basi di questo mercato, un mercato che conta già 2 affari fatti come Taremi e Zielinski in arrivo rispettivamente dal Porto e dal Napoli a parametro zero, 2 affari importanti, soprattutto Zielinski secondo me molto sottovalutato per ora. Ci sono poi diversi indizi che sono emersi dalle varie interviste, dai comunicati che sono arrivati dai dirigenti da Oaktree e non solo, e poi alcune indicazioni che abbiamo raccolto e verificato dietro le quinte che ci portano ad avere 4 punti di partenza fondamentali per immaginarci questo mercato estivo 24 dell'Inter. Il primo punto è inevitabilmente un punto economico, perché Oaktree parla molto di stabilità finanziaria, sappiamo bene che l'Inter è in una situazione in miglioramento, ma ancora da gestire e da ulteriormente migliorare. La linea guida che passa è quella di un mercato in linea con quello che è stato fatto negli ultimi anni, quindi da chiudere almeno in pari, se possibile anche in attivo, cioè incassare più di quello che viene impegnato per acquistare nuovi calciatori. Questa è la linea guida che passa. Il secondo punto è un punto per me importante e sarà il mio primo vero banco di prova, diciamo, della proprietà Oaktree e riguarda la scadenza del 30 giugno, cioè verrà richiesto ai dirigenti di fare plusvalenze entro il 30 giugno per chiudere questo bilancio il più possibile, diciamo addirittura in attivo se possibile o comunque con il passivo più basso possibile, sì o no? Se questo avverrà, ciò significherà che i dirigenti dovranno attrezzarsi per fare delle plusvalenze in breve tempo e sarà un'indicazione di un Oaktree che vuole stabilizzare i conti in maniera immediata e quindi questo secondo me potrebbe un po' complicare anche alcune strategie con alcune plusvalenze che invece in una situazione normale potrebbero essere slittate a luglio per programmare meglio e portarsi in vantaggio sul prossimo bilancio. Quindi attenzione a che tipo di richiesta arriverà sulle plusvalenze entro il 30 giugno. Il terzo punto è un punto più sportivo, quello che ci interessa di più. L'anno scorso si partiva con l'obiettivo scudetto abbastanza dichiarato e si è lavorato molto in quell'ottica lì. Ora l'obiettivo, viene detto da tutti, è quello di alzare l'asticella, che non significa per forza di cose, siccome abbiamo vinto il campionato, alzare l'asticella, adesso l'obiettivo è vincere la Champions, cosa che per me possono dire un paio di club al mondo, di obiettivo vincere la Champions. Ecco, significa però provare a fare un'altra stagione importante su tutti i fronti, provare a farlo quindi con creatività sul mercato, con delle operazioni creative, come dice spesso Marotta, ma anche rivincere lo scudetto per me significherebbe comunque aver alzato l'asticella, perché intanto ti confermi, quest'anno secondo me hai fatto il vuoto e hai fatto forse più punti di quello che era nel potenziale di questa Inter, in un campionato come il prossimo che sarà ancora più competitivo viste le rose che si stanno allestendo e le rivali, riconfermarsi sarebbe importante e soprattutto affiancandoci magari un cammino migliore in Coppa Italia, magari qualcosina in più anche nella nuova Super Champions League e chiaramente il mondiale per club che è una competizione molto molto affascinante. Il punto numero 4 è che non sarà un mercato di rivoluzione ma di consolidamento della rosa, quindi l'obiettivo non sarà rivoluzionare come l'anno scorso ma di completare e di avere più co-titolari, cioè
giocatori che se manca il titolare subentra l'alternativa, non c'è uno scossone diciamo insostenibile, ecco, per l'equilibrio di squadra. Attenzione a questo perché ne dovremo poi discutere soprattutto in alcune caselle della rosa dell'Inter, secondo me. Secondo alcuni ci sarebbe anche un quinto punto. Alcuni quotidiani stanno dicendo che sarebbe arrivata da Octree la richiesta di non aumentare il monte ingaggi di questa squadra. Notizia che francamente mi lascia un po' dubbioso, nel senso che intanto non si sposa molto bene con i rinnovi che stai trattando. Se mi dici di non aumentare l'ingaggio, ma stai trattando Barella, Lautaro, Inzaghi a cifre rialzate, hai già rialzato vari giocatori, non si sposa molto. Poi diversi tagli li hai già fatti negli anni, sei andato a ridurre il monte ingaggi progressivamente e poi in fin dei conti quello che conta ai fini del bilancio è il costo squadra, quindi ingaggi più ammortamenti. Quindi con diversi elementi pesanti in uscita, uno spazio per poter lavorare sugli ingaggi senza strafare, senza dire di aumentare del 30%, ma di qualcosina ci sarebbe anche. Vediamo se questo sarà confermato, perché anche questo sarà eventualmente un paletto molto importante da tenere in considerazione. Andiamo a parlare della rosa adesso, ruolo per ruolo, calciatore per calciatore, partendo dall'allenatore Simone Inzaghi, chiaramente confermato alla guida, c'è grande fiducia nel management che dà grande fiducia all'allenatore, un allenatore che ha parlato anche post partita contro il Verona, ha dato delle indicazioni. Intanto, diciamo, il rinnovo verrà discusso tra qualche giorno. In questo vertice verrà confermata la fiducia e poi si parlerà del rinnovo, opzione di 2 anni più un terzo, quindi probabilmente 2026 con opzione al 2027, ingaggio da 6 milioni e mezzo di euro, circa 7 milioni dovrebbe essere questo l'ordine di grandezza del nuovo contratto di Simone Inzaghi. Un Inzaghi che ha parlato di un mercato in cui ci saranno meno cambiamenti dell'anno scorso, ha confermato anche lui, ma ovviamente delle cose andranno fatte. Anche questa è stata la sua dichiarazione. Quindi alcune cose andranno fatte perché chiaramente questa rosa andrà completata. E allora condivido lo schermo con il nostro consueto campetto dove vi porteremo poi gli aggiornamenti con il passare del mercato. Ad oggi qual è la fotografia della rosa dell'Inter, della situazione dell'Inter, ruolo per ruolo e casella per casella? Partiamo dalla porta dove Sommer è chiaramente confermato, Di Gennaro si va verso il rinnovo di contratto come terzo portiere, manca una casella, quella del vice, del secondo, e in questo momento Audero è per me fortemente in bilico. Mia opinione personale, non ha dato quelle certezze o comunque per me non ha convinto a tal punto da immaginare un investimento da 7 milioni di euro per un secondo portiere che rimarrà un secondo portiere. Credo che l'Inter possa destinare quelle risorse ad altri obiettivi, ma soprattutto credo che l'Inter stia cercando di fare il possibile per liberare delle risorse da andare ad investire su Bento, che rimane il grande obiettivo della Porta, classe 99, portiere dell'Atletico Paranaense, brasiliano. L'anno scorso l'Inter aveva l'opportunità di andare su Vicario, è sfumata, ha provato a prendere Trubin, è saltato anche lui. Quest'anno è stato individuato Bento, che era stato trattato anche l'anno scorso come portiere su cui poter costruire il prossimo futuro della Porta nerazzurra, ma anche una possibile potenziale futura plusvalenza nell'ottica del player trading, e quindi Bento è un obiettivo concreto, caldo, il giocatore ha già dato una sua disponibilità di massima. Maicon, l'ex interista, nei giorni scorsi ha raccontato addirittura di essere convinto che andrà all'Inter e che sia praticamente tutto fatto. C'è una valutazione da 20 milioni di euro che spaventa, perché è una valutazione alta per quella che è la disponibilità di cassa dell'Inter in questo momento, ma alla fine diremo anche come l'Inter intende andare ad incassare questi soldi e ne parleremo. Quindi Bento è l'obiettivo di un portiere da portare in Italia, farlo crescere alle spalle di Sommer e poi fargli raccogliere l'eredità della Porta nerazzurra per diventare il portiere del prossimo futuro, ma anche, come detto, un potenziale elemento da player trading da valorizzare. In difesa, la difesa al momento io la schiero sulla base di quello che ci ha fatto vedere Inzaghi nell'ultimo periodo, quindi Bastoni e Carlos Augusto si sono diciamo presi la parte sinistra, Acerbi, De Vrij i centrali, Pavard e Bissek il centrodestra. Questo sarebbe il pacchetto di difensori. Prima di andare sui singoli dico due mie osservazioni sulla difesa dell'Inter. La prima è che mi dispiace un po' di Carlos Augusto lì perché credo che stia facendo bene, è un giocatore molto utile, molto duttile e ha fatto vedere cose importanti lì, ma lo vedo un pochino sprecato da terzo dietro a sinistra e mi piacerebbe vederlo ancora da quinto. Però si sta dimostrando un jolly molto utile ed affidabile e Inzaghi potrebbe andare ancora in questa direzione qua. Poi l'altra osservazione che faccio io è che
a livello di centrali forse prevedere l'ingaggio di una cioè comunque l'ingaggio di un ulteriore giocatore da inserire nel pacchetto arretrato potrebbe essere una buona cosa, considerando che avresti vari jolly, hai anche Darmian. Per me Darmian, è arrivato il momento di interpretarlo più da jolly come braccetto a destra o a sinistra piuttosto che come quinto, quindi io lo metterei nel pacchetto dei difensori Darmian. Inzaghi forse ad oggi lo vede ancora nel pacchetto dei quinti di centrocampo, come vedremo tra poco. Ecco, però poter inserire un giocatore difensore più giovane e più veloce al centro della difesa potrebbe essere una strategia vincente per tutelarsi al meglio e per non rischiare di ritrovarsi in difficoltà in un reparto che è veramente molto importante. In questo senso, Acerbi e De Vrij li mettiamo in arancione perché delle valutazioni sono in corso su entrambi. Acerbi, secondo me, dei ragionamenti su Acerbi vanno fatti. Va per i 37 anni, quest'anno per me il rendimento un po' in calo, è l'unico vero marcatore, nel senso vero della parola, che c'è in questa difesa, ma è stata anche una stagione comunque in cui ha avuto dei problemi all'inizio della stagione, ha accusato poi una pubalgia, e vanno tenuti in considerazione. Anche De Vrij qualche problemino lo ha avuto. Credo che comunque l'Inter debba ragionare anche sui prossimi sostituti, sul poter fare un investimento lì in mezzo e certo che se devi si può fare anche un'altra considerazione probabilmente. Se riesci a mantenere un Inter forte, equilibrata e attenta, anche Acerbi e De Vrij che vengono protetti possono ancora fare una buona stagione ad alti livelli. Però l'Inter sta facendo dei ragionamenti e sta valutando soprattutto Buongiorno, lo sappiamo, è un nome che piace tantissimo, probabilmente se l'Inter avesse margine, budget a disposizione e intenzione di fare un colpo in difesa andrebbe dritto su Buongiorno come obiettivo. Buongiorno che piace però anche al Napoli, al Milan, un po' a tutti, quindi è un obiettivo caldo, importante, che piace ma da valutare. Come detto, io Darmian lo valuterei come jolly da utilizzare lì a destra o a sinistra. Attenzione, ecco, se decidi di rimandare l'investimento sul centrale all'anno prossimo e ti affidi ad Acerbi e De Vrij, a maggior ragione secondo me Darmian andrà arretrato dietro perché poi qualche esperimento dovrai provarlo e per esperimento intendo provare uno tra Bastoni, Pavard e Bissek lì nella zona centrale per cercare di costruirti il centrale del futuro. Forse proprio Pavard, visto che Bastoni toccarlo da lì a sinistra sarebbe molto un peccato. Bissek anche sarei molto curioso eventualmente di vederlo al centro, ma a destra può ancora crescere, può fare ancora bene e Pavard centrale sarebbe un'evoluzione piuttosto interessante. Andiamo al centrocampo dove c'è molto di cui parlare. Sono in uscita Sensi e Klassen e libereranno dello spazio a bilancio che verrà occupato poi da Zielinski in quella casella nel ruolo di vice Mkhitaryan. Per me Zielinski sarà molto più di un vice Mkhitaryan e potrà avere molto spazio in quella casella. Çalhanoğlu, Barella e Frattesi sono chiaramente confermati. Aslani lo mettiamo in arancione perché? Perché per me al termine di questi 2 anni è giusto fare delle valutazioni su Christian Aslani, su quello che ha dato. Questa è stata una stagione in cui ha fatto ancora qualcosa in più, è stato ancora in crescita, sicuramente sì, ma ad oggi il gap tra Çalhanoğlu titolare e Aslani sua riserva, secondo me, è ancora un gap molto importante. E allora, nell'ottica di avere dei co-titolari forti, affidabili e che non fanno sentire quindi il cambio tra i due, Inzaghi e la dirigenza devono fare una valutazione attenta su Aslani. Siamo convinti che l'anno prossimo dovesse mancare Çalhanoğlu in una partita molto importante, ti affidi ad Aslani e non c'è un dislivello in termini di rendimento? Queste valutazioni vanno fatte. C'è da dire che Aslani sarà molto utile in ottica liste in Serie A dove risulta under, quindi non occupa uno slot, mentre in lista UEFA sì, ma è Vivaio Italia, quindi potrebbe essere utile anche tenerlo in lista in quell'ottica lì, però delle valutazioni andranno fatte. Aslani è un giocatore che del mercato ce lo ha, delle offerte potrebbero arrivare, dovesse arrivare un'offerta importante, l'idea di sostituirlo magari con un giocatore più pronto, per me potrebbe non essere del tutto esclusa. Oppure, anche qua, occhio agli esperimenti. Dovesse presentarsi un'altra opportunità a centrocampo, abbiamo visto, ho portato nei giorni scorsi un approfondimento che vi consiglio di recuperare in cui parlavo dell'evoluzione che ha avuto Barella, un Barella che è diventato più equilibratore e ha migliorato anche molte sue statistiche di equilibratore difensive. Chissà che questa evoluzione non possa portarlo poi un giorno a diventare anche un'alternativa di Çalhanoğlu appunto in quest'ottica. Per il momento comunque sono esperimenti, sono idee, l'Inter con Zielinski
e questo gruppo confermato, diciamo che sposta il proprio focus su altri reparti rispetto al centrocampo che in questo momento non è prioritario, visto che è già al completo e molto forte. Di sicuro c'è da discutere sugli esterni. A sinistra Di Marco confermato con il rinnovo di contratto, Di Marco che ha mercato, ha delle offerte sicuramente, ma per il momento si va verso la conferma assoluta di Di Marco a sinistra, con Buchanan che Inzaghi sta continuando ad utilizzare lì a sinistra. Di fatto quindi Buchanan per Inzaghi viene visto lì a sinistra appunto. Sarà così anche l'anno prossimo? Dipende molto da quello che accade a destra. A destra dove, come dicevo, Darmian è confermato, ma io lo vedrei più da terzo eventualmente. Quadrado è in uscita, Dumfries è il nome in bilico. Per Dumfries ci sarà un incontro nei prossimi giorni per cercare di riaprire discorsi per il rinnovo di contratto. Come dicevo anche qualche giorno fa, Dumfries essendo in scadenza 2025 o si rinnova oppure si cerca di piazzarlo e di cederlo. Certo che se ti arrivano delle offerte molto basse, molto scontate, non so quanto valga la pena, ecco, cederlo a delle cifre molto basse. C'è di mezzo un europeo che può metterlo in vetrina. Io su Dumfries comunque continuo a dire è stato un po' l'anello debole, ecco, di questa stagione, quindi un potenziamento lì sulla destra potrebbe farci alzare l'asticella, però è un giocatore che per caratteristiche è utile e manca e quindi sostituirlo così a cuor leggero per me non è corretto e non è giusto, perché comunque i suoi numeri li ha portati e avendo una corsia di sinistra che costruisce molto, avere a destra uno sfogo molto fisico e che chiude bene sul secondo palo e che ti porta quelle caratteristiche è un qualcosa di utile. Al momento quindi Dumfries rimane comunque in potenziale uscita, c'è la Premier League, si parla di una valutazione da 20-25 milioni di euro a cui l'Inter potrebbe cedere l'esterno olandese, si fanno diversi nomi per il sostituto, un nome particolarmente caldo è quello di Sugawara che può rappresentare un'occasione anche se ha caratteristiche diverse e arriverebbe dall'Olanda proprio come Dumfries. C'è un nome da tener d'occhio secondo me che è quello di Emil Holm che alla dirigenza interista piace molto, bisogna capire bene come andrà la faccenda poi con l'Atalanta per l'esterno ex Spezia e ci sono altri profili in questo momento in secondo piano, stiamo anche lavorando ad un approfondimento che vi porterò con il nostro algoritmo alla ricerca del miglior sostituto. Quindi la situazione sulla corsia di destra è ancora da decifrare in questo senso, con Darmian che potrebbe fare un po' il jolly tra le parti, ecco, tra difesa e centrocampo. Andiamo poi all'attacco, una delle questioni più spinose. Una delle questioni più spinose perché comunque ritorna Correa che però è in uscita, è assolutamente in uscita da questa Inter e si cercherà in ogni modo di piazzarlo. Sanchez non dovrebbe essere confermato a meno di clamorosi colpi di scena, va in scadenza di contratto. Marco Arnautovic è un po' un nodo, lo mettiamo in arancione perché comunque delle valutazioni verranno fatte, anche Ausilio ne ha parlato pubblicamente, ne ha parlato bene di come sia inserito nel contesto Inter, è un elemento importante nel contesto Inter e Arnautovic ha un altro anno di contratto, ha un peso importante sia in termini di bilancio che di ingaggio. Per quello che è stato il rendimento è stato sicuramente condizionato dagli infortuni e condizionato anche da una situazione, ecco, di un giocatore che ha sentito molto la pressione dell'Inter. Per me non ha dimostrato di meritare la conferma all'Inter in questa stagione e quindi se possibile piazzarlo per puntare su dei giocatori più pronti e soprattutto affidabili potrebbe essere una scelta giusta, corretta e funzionale per l'Inter. Si sta parlando di Arabia Saudita, non sarà semplice piazzarlo. Thuram confermato a meno di clamorosi colpi di scena, di clamorose offerte in arrivo, sperando che non si metta troppo in mostra all'europeo, ecco, non penso ci saranno grandi dubbi. Lautaro Martinez è il grande tema del momento. Un rinnovo di contratto che avrà un ulteriore incontro nelle prossime ore. L'agente Camagno ha annunciato che ci sarà un incontro proprio in questa settimana, un incontro dal quale secondo me non si potrà uscire di nuovo con i discorsi che si sono fatti fino a qui. Entrambi abbiamo la volontà di rinnovare, però c'è il nodo ingaggio, come ha detto lo stesso Marotta, che ha parlato di un rallentamento dovuto al passaggio di proprietà, inevitabile visto il momento particolare. Da questo incontro bisogna uscire con una linea guida più decisa, più chiara. E l'Inter si è capito qual è la disponibilità massima che può avere a disposizione per questo rinnovo di contratto. Lautaro deve fare un passo verso l'Inter se vuole davvero rinnovare questo accordo con l'Inter e francamente ecco
mi sembrerebbe strano e incomprensibile un Lautaro che chiede delle cifre molto alte e va, non dico in rottura, comunque va a questo tipologia di scontro in questa trattativa senza avere dietro eventuali altre società che gli possono garantire quella cifra là. La vedrei molto molto particolare. Se però continua a chiedere queste cifre che l'Inter non può corrispondergli, è giusto che l'Inter dica: ok, allora portami delle offerte in linea con questo valore che tu ritieni di avere, che sarebbe 100-120 milioni di euro, considerando che nel suo precedente contratto c'era già una clausola da 111 milioni e oggi Lautaro è un giocatore superiore a quel Lautaro che aveva una clausola da 111 milioni di euro. Se non ci sono offerte di questo calibro, a queste altezze, Lautaro deve accettare anche che il suo ingaggio debba essere in linea con le proposte che l'Inter sta facendo, perché comunque l'Inter sta facendo uno sforzo importante. Comunque, per il momento rimaniamo sull'ottimismo con la conferma di Lautaro, la conferma di Thuram. Serviranno degli innesti. Uno è Taremi, come detto, già fatto, già preso. L'altro, il grande obiettivo, se fosse Inzaghi a decidere, diciamo così, è Gudmundsson, assolutamente. L'Inter va forte su Gudmundsson già da diverso tempo, ci sono anche la Juve, c'è anche il Genoa, scusate, il Napoli. È un'operazione che l'Inter vuole provare ad impostare con una formula creativa in stile Frattesi, come fatto l'anno scorso, ed è un nome che piace moltissimo e tra l'altro anche lui ha lanciato degli indizi con le ultime interviste. Un attacco Lautaro, Thuram, Taremi, Gudmundsson per me sarebbe tantissima roba. Qualcuno dice poter confermare eventualmente anche Arnautovic, in quel caso lì andrebbe fuori dalla lista Champions perché avresti troppi giocatori e potresti utilizzarlo solo in Serie A, oppure si è parlato in queste ore di una alternativa, di un'ipotesi Pinamonti da poter ottenere magari in prestito dal Sassuolo, visto che è retrocesso. Sarebbe comodo perché è un vivaio Inter. Francamente ho qualche dubbio sul fatto che Pinamonti possa accettare di fare la quinta punta all'Inter in questo momento, avendo anche la possibilità di andare in altre squadre di livello più basso dove poter fare anche il titolare. In alternativa, attenzione a dei possibili colpi più giovani da fare dall'estero con vari nomi che l'Inter sta seguendo. Si è parlato molto di Ileni Kena, soprattutto, ma anche altri profili. L'Inter sta valutando anche la possibilità di ingaggiare un attaccante più giovane da poter valorizzare. Quindi questa è la situazione attuale sulla rosa, queste sono le linee guida. Dopo il vertice con Inzaghi avremo sicuramente più dettagli, ma come vi dicevo alcune considerazioni finali da aggiungere. Come si andranno a ricavare le risorse quindi per fare questi acquisti che l'Inter ha intenzione di fare? Oltre alla questione Dumfries, oltre alla questione di possibili eventuali cessioni, dovesse partire un big, eccetera, chiaramente le risorse ci sarebbero, ma l'Inter farà tutto il possibile per trattenere i big. Immagino che questa sarà un'estate in cui l'Inter darà un taglio netto ai vari giocatori che si trovano in prestito, quindi ai vari profili, alla Satriano, a Goumet, Van Oisden, i fratelli Esposito, eccetera, eccetera. Credo che verrà dato un taglio netto, quindi tramite questi giocatori qua si cercherà di monetizzare il più possibile per poter andare poi a investire appunto su giocatori più pronti, più funzionali nell'immediato. Valentin Carboni è il vero gioiello, valutato 30 milioni di euro, potrebbe portare quindi un tesoretto importante da reinvestire su colpi subito. Per alcuni è un peccato perdere dei tasselli così, per l'Inter potrebbe essere quindi la strategia però per stabilizzarsi finanziariamente e rimanere competitivi ad alti livelli, in linea con quello che è stato fatto negli ultimi anni, per esempio con l'esempio Casadei che abbiamo fatto più e più volte. Dall'altro lato, aspettiamoci un Inter che proverà quindi a puntellare la rosa soprattutto con questi obiettivi qua, e dalle linee guida che sono emerse un nuovo colpo alla Bissek potremmo aspettarci, un nuovo affare di magari un giocatore che ancora non è esploso e che può essere reperito diciamo da mercati alternativi e da valorizzare, possiamo aspettarci. Ne abbiamo parlato anche in un altro approfondimento che trovate sul nostro canale. Questo quindi è quello che possiamo aspettarci per questa nuova Inter, un Inter che ambirà comunque al massimo a far bene in campionato, a far bene in Europa, soprattutto forse anche a cercare ancora di più le vetrine europee per attrarre sponsor e non solo. E poi ovviamente col mondiale per club, una competizione storica in cui si vorrà fare bella figura, e per questo ci sarà bisogno appunto di allungare la rosa dei cotitolari compatibilmente con una situazione finanziaria che va stabilizzata. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, quali sono secondo voi le priorità del mercato dell'Inter, quali sono gli obiettivi caldi da andare ad aggiungere. Mi aspetto nei commenti, ne parleremo in diretta alle 19:30, ne stiamo parlando tantissimo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. Vi lascio con un approfondimento per chi ci ascolta in podcast, lo trovate in descrizione, mentre per chi ci sta seguendo da YouTube vi basta cliccare qui.